Il 90% dei creator butta via il momento più prezioso del video, gli ultimi 30 secondi. E oggi ti mostro esattamente come trasformare quelle conclusioni generiche in un motore di crescita che moltiplica le tue visualizzazioni. L'errore che spreca il 90% delle conclusioni. La maggior parte dei creator finisce i video così. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. In questo modo lo spettatore chiude YouTube o se ne va su un video di un concorrente, opportunità sprecata. Questo è il momento in cui lo spettatore è più soddisfatto del tuo contenuto e è disponibile a consumarne un altro. Perché la conclusione decide il tuo futuro su YouTube. YouTube misura una metrica cruciale, il tempo di sessione. Quanto tempo una persona resta sulla piattaforma dopo aver visto il tuo video. Se lo spettatore guarda il tuo video e poi chiude YouTube, è un segnale negativo. Se lo spettatore guarda il tuo video e poi ne guarda altri, è un segnale positivo. La conclusione perfetta non chiude la sessione YouTube, la prolunga dirigendo verso il tuo prossimo contenuto. La differenza tra call to action di MetaVideo e call to action finale. La chiamata all'azione di MetaVideo ha l'obiettivo di portare traffico verso la tua offerta o sito, quindi una destinazione fuori da YouTube. Conversione, email, vendite, community esterne. La chiamata all'azione durante la conclusione ha l'obiettivo di mantenere lo spettatore su YouTube. La destinazione è un altro tuo video, visualizzazioni aggiuntive, tempo di sessione più lungo. Un errore comune è usare la stessa call to action in entrambi i momenti. La formula delle 3 leve per conclusioni magnetiche. Prima leva, il ponte logico. Collega il contenuto appena visto al prossimo passo naturale del percorso. Per esempio, ora che conosci come scrivere titoli efficaci, il prossimo passo è creare thumbnail che li supportino perfettamente. Ora che capisci l'algoritmo di YouTube, devi sapere come sfruttarlo per far esplodere la tua crescita. Funziona perché crei una progressione logica che rende il prossimo video indispensabile. Seconda leva, il vuoto di curiosità. Accenna informazioni preziose disponibili nel video successivo, senza rivelare tutto. Per esempio, nel prossimo video vi rivelo l'errore che il 95% dei creator commette nelle thumbnail. Il prossimo video mostra la strategia segreta che mi ha fatto guadagnare 20.000 euro in 6 mesi. Un trucco è accennare a un segreto, un errore comune o una strategia impensabile. Terza leva, l'azione specifica. Indica esattamente cosa fare e cosa aspettarsi. Per esempio, clicca il video qui a destra per vedere i 5 template di thumbnail che uso sempre. Guarda questo video per scoprire come ho monetizzato il canale in soli 2 mesi. La formula completa in azione. Ti faccio un esempio per la conclusione di un video su come scrivere titoli YouTube. Ora che sapete come scrivere titoli che attirano click, il prossimo passo cruciale è abbinarli a thumbnail che moltiplicano l'effetto. Nel prossimo video vi mostro la tecnica segreta che uso per creare thumbnail che convertono 3 volte di più della media. Cliccate qui per vedere come trasformare le vostre thumbnail in calamite di click. Analizziamo la struttura. Il ponte, ora che sapete come scrivere i titoli. La curiosità, tecnica segreta che converte 3 volte di più. L'azione, cliccate qui per vedere come. Le 5 strategie di connessione video. Prima strategia, la progressione naturale. Ogni video è un passo verso la competenza completa. Per esempio, video 1. Come scegliere la nicchia su YouTube. Video 2. Come creare il primo video. Video 3. Come ottimizzare per l'algoritmo. La conclusione del primo video può essere: ora che avete scelto la nicchia perfetta, è tempo di creare il vostro primo video. Vi mostro esattamente come fare nel prossimo video. Seconda strategia, il problema e la soluzione. Risolvi un problema nel video attuale, accenna al prossimo problema da risolvere. Per esempio, ora sapete creare contenuti virali, ma come li monetizzate senza perdere credibilità? Nel prossimo video vi mostro la strategia completa. Terza strategia, il caso studio collegato. Usa esempi e caso studio che si collegano tra video. Per esempio, vi ho mostrato la teoria della strategia di crescita. Nel prossimo video analizziamo insieme come l'ho applicata per far crescere il canale di Luca da 0 a 10.000 iscritti in 8 mesi. Quarta strategia, la serie tematica. Crea miniserie di video collegati. Per esempio, questo è il secondo video della serie YouTube da 0. Nel terzo episodio vi mostro come creare il vostro primo video virale. Quinta strategia, l'approfondimento. Dal generale allo specifico o viceversa.
Per esempio, vi ho dato una panoramica generale delle strategie YouTube. Nel prossimo video approfondiamo la strategia numero 3, che da sola può triplicare le vostre visualizzazioni. Come scegliere il video da suggerire? Prima opzione, il video migliore. Suggerisci il tuo video con il risultato migliore nella stessa area tematica. Seconda opzione, il video complementare. Suggerisci il video che risponde alla domanda logica successiva. Terza opzione, il video recente. Suggerisci un video pubblicato di recente per dargli una spinta iniziale. Quarta opzione, il video di conversione. Suggerisci un video che contiene una call to action importante per il tuo business. I tipi di conclusione che funzionano meglio. La conclusione con colpo di scena, ma c'è qualcosa che non vi ho ancora detto su questa strategia, un dettaglio che cambia completamente i risultati. Ve lo mostro nel prossimo video. La conclusione con una rivelazione. Tutto quello che vi ho mostrato oggi funziona, ma il vero segreto è nell'implementazione. Nel prossimo video vi porto dietro le quinte per vedere esattamente come lo applico. La conclusione a progressione. Adesso conoscete il primo passo per crescere su YouTube, ma il secondo passo è quello che fa davvero la differenza. Lo vediamo insieme nel prossimo video. Gli errori fatali delle conclusioni. Primo errore, la conclusione è generica. Se vi è piaciuto guardate anche quest'altro video. In questo modo non c'è connessione logica, nessuna curiosità. Crea una connessione specifica e un beneficio chiaro. Secondo errore, la conclusione è lunga. Conclusioni da 2-3 minuti che annoiano. Lo spettatore ha già ricevuto il valore, vuole andare avanti. Quindi massimo 30-40 secondi per la conclusione. Terzo errore, la conclusione multipla. Guardate questo video, iscrivetevi, andate sul sito, scaricate l'app. Troppa scelta paralizza, è meglio comunicare una sola azione principale. Quarto errore, la conclusione autopromozionale. Nel mio canale troverete tanti altri video. In questo modo sei concentrato su di te, non sul valore per loro. Concentrati sul beneficio che riceveranno. La strategia avanzata della playlist. Invece di suggerire singoli video, suggerisci playlist tematiche. Per esempio, se volete il percorso completo per crescere su YouTube, ho creato una playlist con tutti i video essenziali. Iniziate da qui e seguite l'ordine. In questo modo hai il vantaggio di un tempo di sessione molto più alto, esperienza più strutturata per l'utente e una maggiore autorità percepita. La verità sulle conclusioni vincenti. La conclusione perfetta non conclude, continua. Non è la fine del video, ma l'inizio del prossimo. Il tuo obiettivo non è far chiudere YouTube allo spettatore soddisfatto e farlo saltare da un video all'altro sul tuo canale. Ogni conclusione dovrebbe rispondere alla domanda: ora cosa dovrebbe guardare questa persona per continuare il suo percorso di trasformazione? Ricorda, una grande conclusione non chiude un'esperienza, ne apre una nuova. Il tuo video più importante non è quello che stanno guardando, ma quello che guarderanno dopo. Se vuoi vedere esempi reali di conclusioni che funzionano e ricevere feedback sulle tue conclusioni, ti aspetto nella community gratuita Creator Lab Italia. Trovi il link nella descrizione di questo video. E parlando di risultati, nel prossimo video ti mostro come interpretare le analytics di YouTube per capire esattamente cosa funziona e cosa no nei tuoi video. È il video che ti permette di prendere decisioni basate sui dati invece che su intuizioni.